Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, questa sera farò due torte, due cheesecake. Perché due? Perché una ce l'hanno ordinata e un'altra la dobbiamo regalare. È un regalo che facciamo con tutto il cuore, non diremo di chi si tratta, lui lo saprà perché è una sorpresa e va bene così. E anche perché la riceverà prima dell'uscita del video. Sicuramente prima dell'uscita del video, visto che c'hai ancora 20 video da lavorare e quindi... Allora, andiamo agli ingredienti. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di, per due torte, ragazzi, due torte, quindi dovete dimezzare gli ingredienti qualora ne faceste una solamente. Allora, 400 g di burro a basso contenuto di colesterolo, che come vedete io ho già sciolto, 3 confezioni di lamponi che vi serviranno da 125 grammi, che vi serviranno per la decorazione. Questo è nel senso, non è che è facoltativo, ognuno mette la quantità che vuole, quindi di conseguenza decidete voi la quantità. Potrebbe bastare anche una confezione sola se fate solamente un giro sopra la sommità della cheesecake. Abbiamo qua 14 grammi di gelatina che io già ho messo in un pentolino con un pochino di acqua, 2-3 cucchiai più o meno, per farla ammorbidire, 400 grammi di Nutella, 1 kg e 400 grammi di formaggio spalmabile, 700 grammi di biscotti al cacao, potete scegliere quelli che volete, anche cacao e mandorle ci sta molto bene, e ovviamente abbiamo i due stampi, uno è da 28, uno credo sia da 13, da 14 più o meno, della Nutella per fare appunto questi dischi di Nutella che andranno nel freezer, quindi uno è un pochino più piccino da mettere nello stampo piccolo e uno di grandezza un pochino più grande da mettere nello stampo grande. Altra gelatina, qui più o meno abbiamo 6 grammi di gelatina, sempre ammorbidita come vedete dentro l'acqua. Qua abbiamo mezzo chilo di lamponi e dello zucchero a velo, ne servirà circa 150 grammi, perché ci dobbiamo fare una gelatina di lamponi da mettere sulla sommità delle cheesecake, ok? Quindi avete dedotto che queste sono due cheesecake, Nutella e lamponi. Va bene? Buonissimo. Buonissime, speriamo. Cioè, ovviamente, dato che comunque è una cosa nuova che ho inventato appositamente per questo nostro grandissimo amico. Sempre di notte? Certo, sempre di notte mi vengono. Anche perché io ho visto una foto di una torta che assolutamente non c'entrava quasi niente con questa cosa qui e mi è venuta l'ispirazione per fare questa torta qua. Allora, dicevamo, primo step, tolgo gli stampi, tolgo la Nutella, devo andare a fare l'inserto di Nutella da mettere all'interno. Quindi che cosa farò? Semplicemente aprirò il barattolo, lo sappiamo fare tutti credo, vero? Sì. Questa è la prima cosa da fare, assolutamente. Ed andrò, mannaggia la cartina qui sempre che rimane appiccicata, signor Ferrero faccia qualcosa. Andrò a mettere questa Nutella, guardate io non vi dico una quantità perché voi potreste eventualmente anche non metterla, no? O farlo doppio. O farlo doppio, esatto. Ho messo il dischetto di carta perché così poi è molto più semplice toglierla, va bene? Quindi cercate, ovviamente sporcherete le mani, ma insomma voglio dire, con la Nutella ci è bello sta, sporcarsi le mani, ecco fatto, ci sta. E adesso la allarghiamo fin tanto che arriva, eccolo qui, in questo modo. Devo dire che è abbastanza soda nonostante il caldissimo che fa, Sì. Ecco, si vede che in casa stiamo freschi, meglio così. Allora. Lo sa solo la Nutella però. E questo è uno, ovviamente questo sarà più piccino perché per lo stampo più piccolo ce ne vuole di meno.
e ce ne vuole più piccolo l'inserto, perché io non voglio che l'inserto, perlomeno io, non voglio che l'inserto arrivi al bordo del fondo, Cioè, solo il centro. ma solo nel centro, a sorpresa. E quindi qua è più semplice, che tengo il coppa pasta, ho messo comunque sul fondo della carta da forno, eccolo qua, togliamo il barattolo, togliamo il pezzettino di carta e questi li mettiamo nel freezer per almeno credo un'oretta e mezza, nella parte proprio a freezer, proprio quello che potente, diciamo, se non avete l'abbattitore. Se avete l'abbattitore È un attimo. sono tutti bravi, così scherzo, ovviamente. Ci vediamo tra un'ora e mezza. Ci vediamo tra un'ora e mezza. Noi nel frattempo cosa faremo? Non ci vediamo tra un'ora e mezza. Per i dischetti. Per i dischetti dobbiamo macinare tutti i biscotti e mescolarli con il burro e quindi fare poi i fondi che andranno nel frigorifero per almeno mezz'ora, va bene? Quindi ci rivediamo Tra poco per i biscotti. per i biscotti. A questo punto, come vedete, i biscotti sono stati tritati e ho messo già il formaggio insieme alla Nutella e ovviamente adesso farò il fondo di biscotto, quindi dobbiamo mettere il burro nel biscotto in questo modo e con la spatola o comunque una leccarda, scusate, una leccapentole, insomma quello che sia, io userò la palettina, andate a mescolare burro e granella di biscotti. Ragazzi, io nell'info box vi metto anche le altre 2 cheesecake recenti che a tavola consiglio ha fatto. Ma anche la ricetta del burro, perché è semplicissimo farlo, quindi... O anche della gelée che va sopra sì, certo. la cheesecake. Perché quella di fragole prima e anche dopo la seconda di mirtilli erano spettacolari, oltre ad aver avuto un grosso successone. Sono piaciute molto, sì. Allora, a questo punto distribuiamo l'impasto, ecco, non in terra come faccio io, ma dentro agli stampi. Ovviamente ne metteremo di più nello stampo più grande e di meno nello stampo più piccino, sì, anche se comunque farò un fondo bello alto, perché è proprio goloso il fondo alto. Sì, a me piace molto il biscotto che c'è sotto, che sì. Ecco, un altro pochino, ok, e questo lo mettiamo qua. Come dobbiamo fare? Prima di tutto, scusate il rumore, prima di tutto lo pareggiamo in questo modo, più possibile. E poi col bicchiere. E poi con il bicchiere o con il fondo di un barattolo di vetro o una tazza se non avete un bicchiere, eccetera, eccetera, eccetera. Spero lo abbiano i nostri amici un bicchiere a casa. No, intendevo un barattolo, perdona, sì, scusate, mi sono confusa. Sempre prendo in giro, No, sì, io rido con te. No, tu ridi di me. Ogni tanto, sì. Ecco, pronto. Quindi pareggiamo più o meno per vedere come va e poi passiamo al bicchiere o al barattolo o alla tazza, come ho detto prima. Tanto togliamo qui che non ci piace. E fatalità che ho io? Il barattolo. Il barattolo! Quello delle marmellate. Quello che, infatti, questo era quello di marmellata di fragole? No, di ciliegia. Sì. Che ho usato per fare cosa? La crostata di... Dai. Quei fichi. No, quella è quella delle marmellate di fichi. No, io non ho parole. La La Frangivani. Bravissimo. Oh, vedi. Ok, ci vediamo a stampi biscotto indurito. Esatto, questo adesso, una volta che l'avete ben pigiato,
mettetelo nel frigorifero per almeno mezz'ora, ok? Ci vediamo dopo. A dopo. Siamo pronti per mettere i nostri inserti in Nutella. Oh, che bello. Sì, magari togliamo anche Sì, questo pezzettino è carino toglierci la carta. e questo lo mettiamo Che bello. nella parte, diciamo in quella più grande. Vi ricordo sempre che, visto e considerato che voi ne fate una, dovete dimezzare le dosi. Certo. E questo qua bene nel centro, ok. A questo punto ho già mescolato il Philadelphia con la Nutella e ho sciolto la gelatina e l'ho fatta raffreddare. Adesso vado a unire la gelatina, eccola qui, e mescoliamo molto bene, mi raccomando. Che bella. Eh sì, Non vedo l'ora di dover fare il mio dovere. per l'assaggio, Esatto. intendi? Ah, non l'assaggerai questa? Questa sì. No, Sì. anche quella ci hanno ordinato, quindi, e l'altra è un regalo. Mi Ho dispiace. capito, ma non è giusto però. È giustissimo. No. Sì. Che vita difficile. Che vita grama, che grama vita. Guarda, ti faccio assaggiare con un cucchiaino di crema. Vai, forza. La tenerezza quando fai così, Non è buona. ovviamente. Ok, quindi Adesso li riempiamo. le riempiamo e le mettiamo al frigo. Quindi poi dopo nel frigo, mi raccomando, devono stare almeno 4 ore, perché 3 sono poche secondo me, perché viene bella alta. Ci vediamo dopo. Allora, dobbiamo mettere la gelée. Ovviamente continuiamo a lasciare la nostra, ops, pezzettino, questo lo togliamo, se no va sopra la torta. Dicevo, continuiamo a lasciare la nostra cheesecake nello stampo e con la carta. Perché? Perché ci serve comunque per mettere la gelée e fare comunque un leggero spessore di questa, no? Ecco la gelée. Nell'info box trovate anche come fare la gelée. Ok, la rigiro un pochino. Questa è leggermente tiepida, leggermente. L'ho passata, poi vedrete tutta la ricetta. Vedete che i semini non ci sono più, forse ce n'è qualcuno che si è perso. Forse qualcuno. Qualcuno. A questo punto, ecco qua, mettiamo un po' di qua, un po' di là, para ponzi qua. Adesso le pareggio. Qui ci vorrebbe quella rotellina per fare le crepe. Oddio. Ah, la spadolina? La spadolina. Ce l'ho. Ma non mi ci ritrovo, l'ho comprata. Ma io sono fatta così, che devo fare? Ecco. Mannaggia. Mi sono girato, Ovviamente si è girato, perché sennò botte. Allora, prima delicatamente, cosa che io proprio la stendiamo dappertutto. Adesso però vi faccio vedere come fare bene. Ecco, questo è più semplice perché è più piccina. Facciamo così, Perfetta. Che meraviglia! E adesso? Frigo per almeno un'altra ora. Ciao! Ragazzi, che spettacolo. È venuta bene, sì, è venuta No, bene. è venuta perfetta, non bene. Guardate quanto è alta. Che la nostra cliente sia soddisfatta. Beh, io penso proprio di sì, se non è soddisfatta me la riprendo.
Ecco. Così me la mangio io, perché veramente non si poteva chiedere di meglio. E adesso la rimettiamo nel frigo perché con questo caldo se no mi si scioglie. Che dire, complimenti ancora da tavola con Silvia. Grazie mille amore. E anche stavolta hai fatto 13 al Superenalotto. Sì, 14 anche. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. Speriamo che la prossima ricetta sia assaggiabile. Va bene. Ciao a tutti! Ciao.